La voce degli indiani. Date agli indiani d'America la possibilità di parlare e la certezza che anche voi come loro avete imparato a vedere con la mente, a toccare con gli occhi e a decidere col cuore, e vi apriranno il loro straordinario libro, che è la storia di tutti noi. Vi diranno così che gli esseri umani hanno oggi un DNA formato da una doppia elica, e che la scienza ha individuato quello che definisce uno scarto di DNA, una sorta di DNA extra che ritiene comunque non abbia alcuna funzione. Gli Hopi, al contrario, vi diranno che gli uomini avevano all'inizio 12 filamenti di materiale genetico, non solo i due di cui siamo a conoscenza, che non stiamo più operando per come siamo stati costruiti, ma che esseri di luce presenti fra noi hanno cominciato a rimettere insieme il nostro antico DNA, perché tutti noi siamo luce, non materia grezza. Tutti noi siamo suono. Vi diranno anche che i popoli delle stelle non hanno mai smesso di essere qui o di andare e venire da qui. A proposito del loro passato, i discendenti dei Maya vi confideranno che i loro templi, così come quelli degli Aztechi o le Ziggurat dei Sumeri, erano luoghi d'atterraggio delle navi dei popoli delle stelle. A proposito del presente, vi diranno che le autorità messicane vietano loro di accedere a certi siti durante la notte perché sopra i templi c'è molta attività aerea, e che loro atterrano, loro escono dai loro velivoli e parlano con la gente. Tutto questo è cosa normale, non un evento raro, perché quando queste entità scendono fra noi si conformano alla cultura del luogo. Se sbarcano fra i Maya somiglieranno a un antico Maya. Sono mutaforme, esseri in grado di trasformarsi in quello che vogliono, a piacere. E vi confideranno candidamente che potremo fare anche noi la stessa cosa quando saremo davvero completi, quando cioè il nostro DNA verrà ricollegato così da farci ridiventare esseri cosmici. Nella lingua Lakota esiste un'espressione, Mitakuye Oyasin, che viene usata alla fine di ogni preghiera, e che vuole dire a tutti i miei parenti. A tutti i miei parenti non è un concetto limitato ai soli esseri umani, bensì all'intera totalità dei nostri parenti agli animali, agli uccelli, agli insetti, agli alberi, alle montagne, all'acqua, al cielo, alle nuvole, alle stelle. A tutto, il tutto, che è Dio, o meglio la creazione di cui noi esseri umani non siamo altro che una minuscola espressione. È a questa legge, a questa regola d'oro, che l'uomo deve tornare se davvero aspira a essere davvero uomo cosmico. È indubbio, infatti, che nonostante il trascorrere del tempo l'umanità non si sia evoluta spiritualmente più di tanto, l'uomo è ancora e sempre la specie più pericolosa del pianeta, avendo avuto pieno successo nel distruggere ogni tipo di risorsa della madre terra e ogni forma di vita attorno a sé, compresi i suoi simili. Ogni mammifero di questo pianeta sfrutta quel tanto che gli basta per sopravvivere, ben consapevole che la sconsiderata distruzione dell'ambiente che lo circonda comporterebbe, alla fine, la sua stessa fine. L'uomo, più che alla classe dei mammiferi, pare sempre più appartenere a quella dei virus, estirpa infatti ogni forma di vita, inebriato dal solo piacere che gli procura la distruzione di tutto quello che lo circonda. Il potere tecnologico è assoluto, è l'unico Dio che l'uomo di oggi sembri adorare veramente. Non siamo forse in grado di costruire macchine sempre più grandi, armi sempre più potenti e micidiali, bombe sofisticatissime, spore, gas, malattie chimiche capaci di estirpare ogni forma di vita su questo pianeta per migliaia di anni? Le profezie degli indiani d'America relativamente al nostro immediato futuro parlano dell'imminente crollo del nostro mondo e dell'inizio di un'epoca che gli indiani vedono di grande amore e armonia. Quello che stiamo vivendo attualmente i nativi americani lo chiamano il tempo della purificazione, un tempo duro, fatto di grande sofferenza e indicibile sacrificio per tutti noi. Gli indiani ci ricordano però che ogni profezia viene fatta per essere seguita, se positiva, e perché ci si adoperi con tutte le nostre forze a scongiurarla, qualora essa sia negativa. Nulla è statico. Tutto è fluido, ogni cosa subisce mutamenti, anche il peggior karma può essere modificato se davvero la nostra volontà è forte.
I nativi americani profetizzano anche che i popoli delle stelle verranno in nostro soccorso prima che per tutti noi, e soprattutto per questo meraviglioso pianeta, che è la madre terra, sia troppo tardi. Voglio sperare che tale profezia sia esatta. Ed ecco riaffacciarsi ancora una volta sulla scena i contrari, gli Eyokas, e la loro visione di una realtà indissolubilmente legata agli Wakimian, gli esseri del tuono. Sì, perché gli Eyokas, oggi, non sono una qualcosa che riguarda i soli indiani d'America. Non è più in gioco il colore della pelle o la connotazione geografica o quella culturale. Gli Eyokas, oggi, sono anche tutti quelli che credono nel contrario di ciò che apparentemente è la nostra realtà, quelli che lottano perché assieme a un vecchio mondo, che sta per scomparire, scompaia per sempre anche un vecchio modo di intendere la vita. Chiunque abbia già scelto questa strada non è in linea con un potere, che lo vuole cieco, sordo e muto, porta in sé le stimmate del guerriero capace di trasmutare il ferro in oro puro. Il ruolo di questo guerriero è infatti quello di credere nell'opposto, nel contrario, di quanto il potere voglia fargli credere, e di risvegliare in quanti più possibile tale nuova presa di coscienza. Soltanto così il suono, che è in tutti noi, diverrà davvero il tuono capace di riconnetterci agli esseri del tuono, come è giusto che sia, come essi si attendono che noi facciamo una volta per tutte. È difficile essere un Eyoka nella nostra società. È difficile perché ci è stato insegnato a muoverci nel caos, a rassegnarci alla violenza, a vivere fianco a fianco con la paura, uno strumento creato ad arte per controllare ogni nostra emozione. Paura che genera rancore, rancore che genera odio, odio che frantuma l'infinita ragnatela di parentele che lega ognuno di noi a ogni altra cosa. Paura che sempre più ci separa dal vero senso della creazione, che amore e volontà di amare non è in vista di una ricompensa in questa o in un'altra vita, ma perché gratificazione senza fine, risposta a ogni richiesta della nostra anima. A questo punto del nostro cammino ci siamo allontanati così tanto da noi stessi, che ci sembra impossibile riuscire a tornare indietro. Ai nostri piedi scorgiamo un baratro dal quale tentiamo a fatica di emergere, alzando lo sguardo vediamo un'impervia salita che sembra non aver mai fine. Ci sentiamo orfani, abbandonati, disperatamente soli e perduti. Sono invece convinto che tutto sia a portata di mano, e che ognuno di noi possa diventare il maestro di se stesso, possa brillare di una sua luce sfolgorante, possa vibrare di un suono, che sia pura armonia. A condizione, però, che impari ad amarsi e a riconoscere l'amore nel perenne fluire della vita. Se quel giorno verrà, finalmente voleremo. Con questi nostri corpi. Senza ali, eppure come aquile, che levigate si staccano da terra. Quel giorno con questi nostri corpi saliremo fin lassù, fino a dove hanno dimora gli astri, i cui nomi siamo noi. Alla fine del sentiero del cielo non dovremo bussare a nessuna porta, perché la porta del cielo è sempre aperta, basterà avere il coraggio di varcarne la soglia e scoprire di essere noi il cielo, lui la nostra anima. E non avremo più limiti. Mai più. È perché si possa vedere quel giorno, che si deve pregare e lottare con tutte le nostre forze oggi. Mitakuye Yasin